Il fatto che non ero io, non eri tu. Est estate 08, 31/8/2008. Di Gerardo Dorico, lettura di Fabio Giua, audiolibro prodotto e curato da Benist, Onde Letterarie e Audiolibri. Domani diventa quello che doveva essere, ti ricordo. Voglia di viaggiare non ne avevi. Invece si torna dove si rimane per non cadere. Funziona così. Qui si cambia di giorno in giorno, anche se per me la patria, la partita, sembra già finita. Serve chiedere ancora dello stato dove non esiste o non c'è, dice. Chi sbaglia in quale luogo noi siamo e dove non saremo ancora arrivati, atterrati, combaciati con il suolo, ma senza restare a mezz'aria. È vero chi lo sa. Chi non lo sa di incidenti, incongruenze, posti non visitati, malanni, perdite di memoria o anche di più cose tuo, non lo sarà mai più. Chi pensa che ancora esiste un male nei giorni nostri, quando esiste solo male e noia, dove ci perdiamo e non saremo mai più, invece a chi crede nel governo come sano in tutto non resta che andare più lontano per vedere chi hanno colpito per l'ennesima volta, senza colpa e ragione. A ogni modo qui tutto è grave. Pesa tanto quanto nessuno si rende conto del proprio dovuto. C'è chi crede non sia riuscito a finire un affare che in parte non è nemmeno suo. Domani partirò per le vacanze in cerca di pace e serenità, di pesci e di mare. Ormai sono in vacanza. Sono le 7:02, è domenica con i soliti rebus. L'esistenza e le opportunità, come sempre, potrebbero essere state in tutt'altro modo. Penso che sono le inversioni o le invenzioni di cosa sono adesso. Spiegare o cercare di spiegare sarà tempo perso. Oppure la verità le persone devono capirla da sole, ma sole non lo sono mai. Il loro male, il peggio, non vedono, non sentono, mentre i più grandi dicono di continuare ancora per la nostra di strada, che è meglio, grande, piena di persone importanti che gli arriveranno per i suoi sentieri. Servirebbe spiegare, penso in fondo avrà una ragione anche chi ho incontrato nel pullman. Sembra non sanno cos'è la realtà, ma guardando meglio non sanno quando accade. Saranno le quantità che muovono la nostra politica e l'economia in generale. Il non essere, l'inesistenza sono realtà uguali per tutti. Nel passato, in quei posti o atti che molte persone hanno dimenticato, ti dicono «Sembra questo quello che non c'è». Sono reati di giorno, mentre tra di noi già si parlava di cieli questa mattina. Bene, funziona come da vivi, solo che qui davvero l'utilità ha valore. I cibi hanno un altro sapore, la vita sembra di un altro colore o tono. Quello che si diceva inesistente o falso invece è l'unica cosa reale, il mondo. Il resto è noia o un atto in commissione di reato, un niente, ma anche in Italia ho saputo si studia come non guardare il volgare. Considera e supera quella pessima scena, figura o atto in qualsiasi forma o entità. Certe azioni non si fanno, anche se non riesci a vedere in quel momento perché o cosa non ci avevano imbrogliato solo poche persone capiscono. È un disastro. La zuppa è di Creta o Greta. Sembra tutto occupato. Una visione onirica l'hanno fatta rimanere tale, non ci credi. Non esiste un bene e come d'improvviso davanti a noi capita di incontrarlo. La fame non orari, non hai ancora capito, lo devono rifare, o l'hanno distrutto che non gli piaceva. Ora sono affari loro. Non si crede nel bene nel posto dove si abita. Pensi che i rebus non si risolvano più o saranno passati di moda. Basta accendere la luce poi, trovare un motivo per restare in piedi, non vedere più quel strano tipo o tipo di idea che ritorna. Mannaggia a lui quel fermo statale. Quando si parla di un'interrogazione, si cade quasi sempre in una forma morta, un quadro di natura morta o come in un film. Intanto il tempo passa e le cose si aggiustano, non ti credere, non sarà proprio dietro la porta di casa l'ostruzione che rovina il mondo. Senza rovine non si vive, ma che importa? Senza la luce non si respira. Senza legge non si recupera una casa che brucia o è già bruciata. L'assenza di cosa doveva essere, si crede a casa sua sia l'unico padrone. I discorsi sembrano tutti finiti. Ora si resta senza parlare. Esiste un ordine per tutte le cose, ma se non si usa la coscienza, non funzionano come gli uomini sono stati incastrati. Ci sono delle abitudini che possono essere trasgredite,
La legge regola tutte le unità che queste persone così buffe non intendono reali. Cosa c'è oggi per pranzo? Uno spara a tutto e tutti, o l'intelletto entra al posto dell'oblio. Causa o effetto? Si scioglie come un ghiacciolo al sole quel mostro oscuro, ma deve essere la legge a toglierlo. È un ratto, deve essere distrutto. Deve pagare tutti. Affari di tutti noi invece non esistiamo, siamo ornamenti della casa. Vado a fare colazione. Le qualità della vita non si perdono mai. Da qui si parte per arrivare a un bene. Un essere di esistenza superiore. Del resto sembra funzionare. Sarà dove viviamo quello che siamo. Un'infezione sparirà per rivivere senza ansie. Dove non esiste più, lì sei tu. Il tempo non importa, sarà tutto finito, non incompleto. Un lavoro finito senza affari da sbrigare ancora. Tutto al suo posto. Buonasera, poche parole solo per dirti meglio rivederci domani senza trascurare l'essere e il divenire. Così possono sembrare assurdi. Bella questa serata, rilassante, calda, ho incontrato delle persone. Dentro questo film, chi dice che le parole finiscono e la storia pure? Non è vero, gli argomenti si consumano, nulla finisce veramente. L'uso che uno fa delle cose determina lo stato della pratica. La libertà sarà alla base, anche la libertà rubata o che non è più tua. Ci sono molti concetti nascosti che sono impediti nel dirli. Ma non parli, è di cosa? Si fanno passare delle pentite teorie per degrado o libertà non più tue. Troppi film sulle estorsioni in generale. Adesso passa uno, ti prende e ti porta via. Immoralità superate nel bene. Discorsi o software malevoli che per forza sono stati eliminati, o per vivere senza paure e degrado. Esiste da un'altra parte, ma può arrivare anche lì un male. Si presuppone un trascorso vivente o una spirale di anime trapassate in vita. Occorreva mettere in chiaro alcune cose, ora sarà troppo tardi, ma quanto mai le faccende come i problemi sono uguali nel tempo. Un giorno si risolverà se esiste una coincidenza, poi si formano in un insieme e sono sempre loro. Così si fanno delle cose e sono sempre quelle nella loro identità. Ambienti, strutture figurate, poi imprigionate agli occhi di tutti. Un giorno verranno alla luce, si impareranno i cambiamenti. Si dice che è tutto finito bene, cosa si guadagna oggi. Guarda le persone o cosa fanno, cosa volevano dire. Crederai per finire che è più lunga la strada e che molte cose devono ancora cominciare per questo e per altri motivi. Una persona non è mai solo un affare mio o tuo, come dici anche tu. Nell'esistenza di un corpo o di una funzione è lo stesso. Si vive mentre sarà una questione generale. Brutalmente uno è qui, poi sarà da un'altra parte. Prendi la linea giusta, tanto non è vietato andare da una parte invece che dall'altra. Vero o no, si può andare in tutte le direzioni liberamente, ma si vede da qui che sono tutti molto impacciati, come al solito, con il quesito di un male. Lo hanno lasciato lì e sarà sempre lo stesso, nel tempo. La vita è un gioco incantevole, l'unica cosa che resta senza dubbi presente e vera, ingannevole a volte, però se ti sei innamorata del dubbio dicono che non si risolve. Rimarrà negli anni, ma questa sarà un'altra strada, la tua felicità, il relax, sai. Non esiste niente di meglio, la pace poi ti spiego. Prego. Dove fuggirai ancora, signora Bene, come vuoi ti chiami? Di qua addirittura non si va in nessun posto. Ti farai grande e vedrai alle spalle quella certa situazione non risolta che sarà pur di altri e comparire sarà la virtù. Quelle realtà che nessuno vuol dichiarare saranno dette tutte, i giardini e quel che resta. Comincia adesso già, ma ci voleva tutto il resto, come poi vedremo. Mi trovo in vacanza, sembra come un gioco. Non chiedere mai al lavoro di durare per sempre. Finisce come un fatto completo. Era cosa dovevi fare. Quel che faranno gli altri, istinti all'infezione, istinti estinti, l'eliminarsi capacità dell'essere umano a non progredire. Chi vuoi si interessi a giochi di potere e goliardia in agosto. Adesso è tutto risolto. Sono ladri quelli, ma chi ruba rimane fregato, sarà sempre così. Lo scherzo finisce che non si può dire. Chi ha sbagliato non accetta la legge dello Stato. Quel che è illegale vive come parassita sopra le idee. Questa vacanza sembra di petrolio. Una vita vuole sempre la sua misura. Cosa vuoi sia il prossimo settembre senza amore? Senza una denuncia di quel che potevi fare o essere. Comunque saranno pure affari d'altri, come chi ha detto ad adesso che non è più possibile.
Qui siamo già andati via tutti. Si resta meglio senza i problemi degli altri, come un ratto che non ci fa accettare niente, un male che è un assurdo, un vuoto, un nullo. Le apparenze sono le gentilezze principali, tutto finisce qui e niente si può fare. Siamo piccoli in fondo e rimarremo fermi. Chi ha rubato ora vuole lui la proprietà, quel che ha preso come se l'avesse comprato. Una storia dice: non sembra quello il treno che arriva per venirti a prendere, invece così si rinnova un male per non credere. Scegli Dio o lo Stato, poi sarà meglio che prosegui tu. Le persone non sono perfettamente informate. A volte chissà chi il tempo fa sembrare la nazione un regno delle fotocopie. L'esistenza ha sempre bisogno di essere raffermata, anche in mezzo a persone false di non poco conto. E esiste un ordine anche si è in funzione se si resta in vita. Chi è vivo resta iscritto, nulla finisce, tutto si trasforma. Magari non cambia nulla, tutto sembra definito, fermo nella sua posizione. Come si vuol cambiare uno stato in atto, le parole si devono fermare per far entrare il silenzio. Non si deve parlare. Mi sembrano programmi passati ma gravi e non ancora risolti, quasi mai aperti. Finiranno in atti di denuncia nel futuro. Avremo sempre già chiuso con quella storia da tempo. Loro invece devono ancora trovare il nuovo bene. Sono finiti e chiusi in una gabbia. Se riesci scappa tu, se ti indicano una strada credici, se ti daranno l'indicazione giusta. La parola non si annulla, fa parte di quelle cose personali che continuano in altre persone e poi rientra in noi. Delle persone credono che il male ha vinto, persone che non vivranno oggi. Anche io sono in vacanza e penso di esserlo. Tutto sembra risolto. Mare, sole, pesci e altre bellezze. Guarda tu se anche d'estate trovi 15 o 16 problemi, così per vivere meglio. Una nota: quando tutto finisce ed è finito, lì si deve cominciare tutto da capo, così sappiamo, così si farà cosa si crede impossibile che non succederà più o cosa invece si può anche dire che è meglio fare. Indigeste storie di tempi passati, dove il passato incontra il presente e il futuro lo stesso. Un software ci fa determinare cosa è giusto e dove andare in futuro, si studia per trovare l'ordine, a volte la pulizia. Grandi parole, non credere che non abbiano un fine militare. Dopo non ci sarebbe più da guardare oltre, ma le grandi idee si frantumano agli occhi di questo nostro moderno, sociale e burocratico. Il volere sembra cambiato, non è più quel che vedi, o ci fanno il male e si pensa ad altre cose. Rovine, cose che non funzionano. Siamo in estate, si è risolto. Cosa non si vuole far camminare dopo una primavera passata a lavorare? Non ti parlo di sistemi interni, ma di tutto. Se muori non vivi più. Il mondo è cambiato, già in un possibile accesso del male, tanto per cominciare. Potrebbero esserci nuove volte occupazionali o responsabili. Cosa resta non è vero. Non troveremo chi ce l'ha fatto, occorre vivere per nuovi canoni, serve una nuova forma d'arte, non di un movimento per far ciò. Non si deve più di cosa ci interessa. Esiste un mondo nuovo dopo quella nube tossica maleodorante. Non è più il nostro guardare, ma di tutti. Migliore sembrerebbe la casa e le faccende da sbrigare. Molte cose oggi le troverai fatte per dimenticare. Non serve comprare la noia. Smettere sarà una forma d'acquisto. La provenienza è uno studio già fatto, mentre già un grave errore non averti detto cosa devi fare, come e quanto male c'è. Sociale o vocale strutturalmente sono cambiati. Il verso del volgere e il voler qualcuno o qualcosa. Un inferno sarà peste o un falso mondo. Serve riacquistare personalità, tra l'altro anche anni, più quel che ci hanno rubato. Non credere che le persone di questa estate non scapperanno, ma di certo si paga. Nessuna osservanza della legge. Comandanti e sudditi si pizzicano a vicenda e sembra tutto normale. Gli stop sono compresi nella nostra città, le pause sono d'obbligo. Un altro anno vedrai i cambiamenti, le cose che non puoi cancellare sono già cambiate, ma certi passaggi non si possono negare. Chi comanda sparirà, non si costruisce da soli una casa. Rovinamenti, un grande problema che arriva da qualche tempo remoto, passa per la migliore soluzione. Cosa ne pensi? Quel che resta sarà cosa conta, ma ti ripeto, è un mondo strano, si gira intorno sempre per tornare allo stesso punto. Chi dice d'essere stato preso, di voler manifestare la sua arte, non ha mai visto un'uscita. Non venirmi a dire che si cancella un male e resta tutto lo stesso, invariato.
Un trucco: lascia le cose si svolgono da sole per un po', è già tutto compreso un bene, un male come altre associazioni tra queste due possibilità. È di lato chi aumenta il pensiero nelle cose certe e non gonfiabili. Sei l'interesse principale della tua storia, sono gli altri che devono averlo questo interesse. A volte sembra meglio restare in silenzio, conviene comunque dire qualcosa per andarsene. Un'elemosina degli umani, migliaia di problemi che non ha risolto nessuno, cosa non hai mai avuto, l'impossibile che vuol diventare realtà, il contagio, l'infezione, il verme, tutto troppo nascosto, cose di cui non si deve far nulla se non scappare ancora per il futuro. L'esistenza camuffata, che diavolo di storia sarà questa? Un registratore di cassa, basta. Non esistono persone trattate così. Esiste una regola per restare in piedi e non crepare. Meglio parlarne da quale parte si comincia. Si supera a volte aggirandolo un problema, ma non dicendo che non esiste. Sarà stato già deciso qual peso le persone possono portare. Il tempo chiarisce, possono volerci più di 10 anni, ma da una parte si entra e si va sempre più dentro verso la fine. Ogni discorso è finito, è raggiungibile nella sua situazione. Appena sarai, saremo. Sogni sono realtà da realizzare, vivere come vuoi chiamare il meglio. Un sogno resta alla base della realtà moderna, non proprio quelle cose che si discutevano prima. Il male, il bene, 2 capitoli di storia. Letteratura. Legge che sia anche moderna, e siamo ancora qui, vero? Il problema è più un problema se lo abbracci vicino. Mi sembra una storia trapassata di divenire negli anni '80, ma da quando siamo nel XX secolo, ogni quesito è già visto, saputo, ma una difficoltà, una foto, un filmato o immagini di controversi non servono per restare soli. Mai più senza sarà il mio motto. D'altro canto ci sarà qualcuno che ancora non ha visto la propria strada di casa, ma esiste e lo sa. Procurati tutto, qui non finisce niente, né vita, né morte, né salame, né pane. Ci si sbaglia solo a non dirla l'esistenza di un male. Una volta capito qual è la sua natura o come resta, non esiste in uno spessore. I soldi spesi nell'ignoranza creeranno sicuri problemi pubblici. Ora potete essere liberi. Avere un bene e non commettere mai un male. Mi dispiace se non te l'hanno detto prima, ma sarà un'operazione necessaria. Come non si può dire di no per sempre o per non dover dare conto più a nessuno. No, per nessun motivo ti devi tagliare le vene. Un male diventa dove vogliono, ma vedrai è solo l'immagine di un ladro. Siamo noi che vogliamo i soldi, il potere e non crepiamo. Un male finisce con un male, quello che si dice l'annullamento della memoria, la spersonalizzazione dell'io, l'accumulazione della forma vivente, la negazione della legge. Questo ci troverai sempre per sempre, credo, collegato alle spalle delle persone che cancellano normalmente. Come si fa? Si guarda cos'è successo ad altri per non fare la fine che hanno fatto gli altri. Qui è tutto falso, corto e bugiardo, ma esiste un bene, davvero come Indiana Jones. Ha presto un bacio, è una sua qualità, non l'ha capito. Lui di solito non capisce mai, non si ferma niente mentre la vita si adatta a cos'è la giornata. Poi si possono usare vari strumenti a propria disposizione per fare. Le cose cattive non succedono, diventa il punto dove si continua l'interpretazione, al contrario di chi è vero nella funzione di un male. Per noi un vuoto o un colpo spesso in testa, la peste a tutti, mentre come tutti siamo in viaggio verso al di là. Sarà stato un gioco da ricchi il bene, ma del resto era solo un partito dove votare per ogni occasione. Ti hanno cancellato la coscienza o la memoria, sai? Come lo faranno resistere ancora dopo il tuo bene, se così era uguale nel resto del mondo? Qui è vietato negare un passato. I soldi, le ricchezze, la buona musica, l'America più i soliti giocattoli. Si studia per non assumere un male. Non si sanno i problemi che ci sono in giro. Cosa è successo? Cosa caspita pensano gli altri? Gli dici dove sei andato a finire o che non sei un male, ti linciano. Calma, non volevo nemmeno dirglielo il divario che esiste. Le parole spariscono quando si parla di affari d'altri. Troppe fatiche per le persone. Estate uguale vacanza. Il resto sarà carcere e morte. Vuoi parlare ancora, tipo strano? Qui non è cominciato niente. Altro è ladri di invenzioni per vivere. Alla fine della montagna è il termine. Ti sembrerà strano, ma questo gioco sarà già stato fatto. Tutte le cose di queste discussioni sono già state studiate e comprese. L'istituto è l'istituzione.
e come tante cose non fanno più parte di noi, in più ora ci vorrebbero garantire il carcere. Mi sembra chiaro, non si può risolvere un problema di persona si aggira. Sarà la posizione, un'estate al mare, poi un istituto legale fa in modo che il nostro quesito lo sappiano tutti. I problemi non sono nostri, ma di tutti. Non ti immagini cosa fa la gente per avere un bene. Alcuni non parlano delle botte o dalle delusioni. Riflettici, non siamo soli, anche se non ci crede nessuno. Ma ora, se saremo in vacanza rilassati, di certo tutto il tuo lavoro è stato fatto. E qui ci sono tutte le soluzioni, su questo tavolo. A volte si vola solo per il gusto di ricordare gli anni passati, il discorso che era lo stesso, idem, l'uguale di ora. Basta lasciare il distintivo sul tavolo prima d'uscire, più quelle cose che non serviva per fare niente. Si continua sempre non facendole, poi ci si dimentica di non farle. Non facendole e comunque da lontano vedrai i frutti e il piacere di non aver fatto cosa ti chiedeva, se sei stata fortunata. Quindi continua passivamente o attivamente, non facendo mai il male. Vivi per guardare il resto, tu e gli altri vicini e lontani. Quel che non si deve fare non si dice. O sarà totalmente vietato, poi incomincia la libertà e trovi persone che sono state imbrogliate dalla morte in vita. Niente, non si cambia mai. Liberati, dagli le cose per vere. Fai altro fuori dal male. Dalla vita allo scandalo non penso i ragazzi in futuro vivranno e si divertiranno di queste cose. Sapere è non conoscere. Aver sbagliato è per sempre. Le leggi sono sempre regole per l'intestino. Puoi o non puoi così per non farti male. Che guaio la vita spesso moderna. Non esiste una soluzione a quella funzione. Vivi serena. Nessuno può trattare le persone così e lasciarle in vita. Non funziona per dirtelo chi non esiste. L'assunzione del rifiuto diventa una cosa risaputa. La legge o il purgatorio. Fare sesso è sempre stata una rovina. Rovinante è il discorso. Cosa fanno gli altri? Realtà che fanno parte di un mondo cambiato, sconfinato dal normale utilizzo dell'essere anche nelle abitudini e nelle cose da fare. Forse un po' troppo difficile, ma comunque impareremo. Sempre e solo del male si deve parlare. Meglio non parlare, restare in silenzio o non esserci per niente. Sono malattie, cosa vuoi ingerire? Dopo ti trovi al tuo punto di partenza. La tua vita faceva parte di questa storia. Non si perde ora, non ti preoccupare. Quando succede sei morto o morta in originale, ma questo saremo. Quella è la nostra vita che viene invidiata, maltrattata e non si perde. Ci sono tante forze e misure per rivincere. Se tu sei tu e io sono io, ci rivedremo se il fato vuol che così sia. Il fato sei tu, oltre. Ossequi, dove vai oggi? È un'esagerazione pensare al futuro. Il silenzio è d'oro, un atto, un perspicace sentore della presenza. Dopo una buona colazione non c'è niente di meglio che fumare. Le vacanze trascorrono per dire serene, le ragazze corrono, vanno via, poi ritornano piene di impegni. E tu, e io e chi tra di noi, vorrei, ma poi questioni legali, faccende da sbrigare a casa prima di uscire. Penso che molte cose cattive sono già finite perché non ero io, perché eri tu. È finita la poesia, il tuo e mio, dei rapporti non estivi che intercorrono tra due persone d'affari, ne riparliamo a settembre. 10 giorni al termine delle vacanze, della pace. La vittoria è vicina. Dove andremo a finire? Il discorso si accende, siamo in un mare come i pesci. Alla realtà non c'è una fine non concreta. Verrà trasportata in un altro ambiente. Penso invece alle effettività che sono cambiate. Qualcosa sarà successo. Non si vive normalmente come si dice. Non si vive a risolvere problemi per sempre. Hai delle credenze rovinate? È già da subito cosa doveva essere e dove. Pace sui fiori e sulle parole. Ancora fiori e more. Le montagne in un'estate grande quanto un sogno. Ciao. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!